quando si vive a lungo all'estero si ha un po' di nostalgia dell'Italia. Per fortuna noi la riusciamo a compensare con i beef ravioli. Ciao amici! Allora, oggi vi portiamo con noi a fare spesa. Andremo al Walmart, che è la catena dei supermercati più conosciuta qui in Canada e negli Stati Uniti. Sì, e speriamo che vi incuriosisca perché è l'effetto che fa a noi ogni qualvolta entriamo in un paese nuovo. Infatti, noi visitiamo più supermercati che musei. Sì, è una cosa proprio che ci incuriosisce. Ogni volta che entriamo in un paese nuovo, la prima cosa che facciamo è andare al supermercato e vedere cosa vendono. Quindi speriamo che vi incuriosisca anche a voi e andiamo a vedere cosa vendono di strano e particolare. Vi vogliamo anche far vedere come funziona qui in Canada per il discorso Covid, perché ovviamente siamo ancora nella terza fase della pandemia e quindi vi vogliamo anche un po' far vedere come è organizzato il Canada, in particolare la British Columbia, che è la regione dove ci troviamo noi. Quindi magari potete anche fare un confronto con l'Italia e vedere. E sappiamo che molti sono curiosi, molti ci scrivono, ci dicono ma com'è lì la situazione, ma potete uscire, non potete uscire. Quindi oggi diciamo che con questo video vogliamo anche farvi vedere com'è la situazione qui in questo momento. Esatto, quindi adesso dobbiamo fare circa 20 minuti di strada perché viviamo assolutamente in mezzo al nulla. Che è una cosa positiva, nel senso ci piace. Esatto. Viviamo nell'azienda e quindi adesso faremo una ventina di chilometri, arriveremo in città e vi facciamo vedere questa grande catena che vende un po' di tutto. Quindi andiamo a fare spesa. E adesso vi facciamo vedere la cosa più bella del Canada. La cosa più bella del Canada sono gli stop. Allo stop si fermano tutti. Tutti si fermano. Tutti si fermano e passa il primo che è arrivato. Eccoli. Cioè ti devi obbligatoriamente fermare. Tutti c'hanno vedete quello là a destra si è fermato. Adesso passa io mi devo fermare lui, perché ora passa lui. Perché è arrivato per primo. Ecco. E adesso ora devo tocca a passare io noi. perché sono arrivato per secondo. Quindi funziona così, cioè tutte le vie hanno gli stop. Sono le strade a 4 stop e si fermano tutti. È la cosa più bella del Canada. Però sono tutti molto gentili, educati, nessuno suona. Sì, più che altro perché penso vadano in panico, non sanno che cosa succede, ok. Però sono educati, fanno i gesti, passa tu, no, passo io, no, passi tu, passa tu. Quindi insomma, diciamo che i canadesi sono molto educati. Ecco, agli stop abbiamo notato questa cosa. Se fosse l'Italia, ecco, cioè, ti trovavi già quello dietro che il clacson sarebbe usurato. Esatto. Ok, ti mandava quel paese pure. E andiamo. Ok, siamo arrivati al Walmart, ragazzi. Questo è il parcheggio del Walmart. Tra l'altro questi parcheggi sono molto familiari per noi e i camperisti in generale perché ci abbiamo fatto tante di quelle dormite. Il Walmart è il posto per i camper, per adatto. Quindi tranne questo, perché c'è proprio il castello che dice no, vietato il campeggio. Eccolo là, rosso, grosso. Però la maggior parte dei Walmart in giro per il Canada sono il posto perfetto per dormire una notte. Ecco. Sì. Oh! Ecco, infatti noi ci parcheggiamo vicino a Milo e al camper. Ecco, okay, andiamo. Da un mese a questa parte hanno introdotto l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici. Quindi ora rispettiamo le regole. E non è difficile farlo, insomma. Disinfettiamoci le mani. Prendiamo i carrelli già disinfettati. Sì, praticamente c'è l'omino che viene pagato per disinfettare. Bellissimo. Ok, ridisinfettiamoli per sicurezza. Abbiamo qua tutto, lo corrente, comando, puliti. Ok, allora, benvenuti nel mondo.
Ok, da quando è iniziata la pandemia, all'interno dei supermercati hanno introdotto i segnali stradali e ovviamente questo serve per cercare di far confluire le persone in una sola direzione e non farle incrociare, ecco. Però diciamo che è difficile farlo funzionare perché ovviamente quando uno fa spesa non è che guarda per terra, ma insomma guarda gli scaffali. Però diciamo che è una cosa particolare, non so se in Italia funziona così, ecco. Vorrei far notare che alla bellezza di gennaio i pandori, i panettoni in offerta abbiamo trovato, quindi insomma potevamo resistere? Assolutamente no. Assolutamente no. Questa è un'altra particolarità del Canada. Ora, non capisco il perché utilizzano tutta questa plastica. È una cosa che li accomuna anche all'Australia, perché in Australia è la stessa identica cosa, cioè tutto è rigorosamente impacchettato con la plastica, cioè non ce la fanno Purtroppo a vendere delle cose senza impacchettarle con la plastica, quindi ma anche uno dice- questo uno ci dice, chiediamo. Sì, cioè per molte cose va anche bene, ma Ma non spiegatemi, tutte, perché? spiegatemi questo, Quindi questo è cioè, un annuncio. spiegatemi perché la lattuga deve essere incartata con mezzo chilo di plastica. Esatto. Quindi Purtroppo Presidente, se ci stai guardando ti chiediamo il perché, ok? Tutto con la Tutto, plastica, tutto. rigorosamente la plastica. tutto, dall'insalata rigorosamente E questo è il ricoperta. reparto biologico. Questo sì, esatto, questo è organico biologico, quindi uno dice fa bene comprare il biologico per l'ambiente, assolutamente sì, ma se poi me lo incarti con un chilo di plastica Quindi è quanto al cazzo. vedi, organico biologico, però è con la plastica. E questo è tutto il reparto di insalate, tutti i tipi di insalata, Sì, tutto ricoperto. impacchettato. Ma guarda, cioè che poi si impegnano, fanno anche cose belle, guardate che Esatto. fatti. Più sono belle, più sono ricoperte di plastica. Bellissimo. Vabbè, continuiamo. Canada. Perché Canada? Perché impacchettato Perché? ogni singolo cetriolo con la plastica? Per Perché? quale motivo? Questo è quello Lo che ci riuscirete a chiediamo. spiegare? C'è poi una cosa che abbiamo notato all'estero, che in pratica per italianizzare tutti i prodotti utilizzano i nomi delle città. Ecco, basta che ci mettono il nome della città e subito diventa il prodotto italiano. Roma, Capicollo, Genoa, Bologna. Quindi, cioè, non importa quello che sia, non importa da dove viene, basta che ci mettono un nome di una città italiana e tutto diventa italiano. Ok, questo è il classico reparto canadese, cioè quello che proprio li rappresenta al meglio. Sì, anche in Australia li usavano un sacco. Loro condiscono l'insalata con tutte queste salse. Ma non solo l'insalata, un po' di tutto. Ce ne sono veramente di tutti i tipi, tutti i tipi di gusti. Cioè, addirittura questa raspberry. Sono i lamponi. lamponi, cioè, ce ne sono veramente tanti. Poi c'è la Catalina. Catalina. E questo è un intero reparto di salso. Sì, di salso. Di salsa. Di salso. Salsa. Di salso maggiore. Un intero reparto di salse, ecco, di tutti i tipi. Poi sono le barbecue sauce, tutti i tipi. Insomma, diciamo che non le abbiamo mai provate, ad essere sinceri, non abbiamo mai provata mezza, però dovremmo un giorno. E poi c'è proprio uno scaffale intero di ketchup. Ovviamente da Può mancare. da americani. Americani. E poi
io vorrei far vedere questo, no? Perché magari molti dicono, oh, il detersivo della lavatrice. No, non è il detersivo della lavatrice, è un succo di frutta. Quindi, insomma, hanno proprio... hanno molta fantasia, ecco. Magari. Perché? Sembra tipo gli squali quando vedono la preda. Cosa hai trovato che ti piace? No, no, niente. Niente? Comunque io vorrei fare un appello. Per favore, create a chi fa le mascherine una mascherina che non appanni gli occhiali delle persone. Delle persone che non ci vedono, perché questo è un deficit per chi non ci vede. Oh, purtroppo mi si appannano. Si appanna e non può fare spesa come dovrebbe, vero? Esatto, sì, sì. Dopo torna a casa e compra solo cazzate, Esatto. e dopo se la prende con la mascherina. Comunque notare la lista della spesa, come faceva la mia nonna. Scriviamo tutto e il fogliettino. E ci dimentichiamo tutto lo stesso. Ovvio, quando andiamo a casa. Ok, qui abbiamo il reparto asiatico. Asiatico, sì. Con un po' di tutto. E alcune cose che non sono asiatiche, però sono semplicemente scritte in cinese. Cioè, magari così vendono di più. Ok. Vedi, chickpeas, una vita, guarda qua. Sacconi. Cos'hanno qua? La farina, vedi? Cioè praticamente il reparto dei cinesi sono cose occidentali e solo scritte in cinese e più grandi. Ora No, non sappiamo il perché. Vedi, prodotti in Canada per loro. 9 kg. 9 kg di farina. Bene. Il bello di questi dei supermercati nei paesi multiculturali è che trovi praticamente di tutto. Ogni nazione ha il suo reparto. Prima c'era quello appunto asiatico, qui c'è quello messicano. Sì, poi se sei in carenza di riso, ecco, praticamente c'è direttamente la piantagione in scaffale. 8 kg di riso. Ecco, così quindi sicuramente stai bene per un po'. Quando si vive a lungo all'estero si ha un po' di nostalgia dell'Italia. Per fortuna noi la riusciamo a compensare con i beef ravioli. Ravioli in scatola a esattamente $1. Oh mio Dio. Quindi ragazzi, se avete nostalgia di casa, non venite qui. Abbiamo di tutti ce ne sono tipi. di tutti, e non è solo i ravioli, spaghetti quindi, insomma, e meatball, cioè praticamente spaghetti con le polpette. Cioè. Tutto $1, Poi se volete insegnare ai vostri bimbi l'alfabeto, abbiamo gli alfaghetti. Mamma mia. Niente, ci sono tutti tutto scatolato. Spaghetti di ogni marca, gusto, sapore, fame, tutti a $1. Scaldate nella vostra padellina e fate pranzo, vero? Ed ecco che l'Italia ti torna subito a cuore e a mente. Questa è la nostra passeggiata settimanale. A noi ci piace venire al supermercato e fare una passeggiata rilassante. 10.000 passi li facciamo al supermercato. Li facciamo in carreggiata. Confezioni di gelato abnormi. Questo praticamente quando ti trovi davanti a un film romantico dove inizi a piangere, ti fai fuori una vaschetta intera di gelato col cucchiaio, dopo voglia camminare. Bello. Consigli dietetici della Flecchia, nutrizionista da anni. Mangiate, soprattutto gelati, soprattutto grassi. Ok, andiamo all'altro reparto che è interessante. Quello? E cioè il reparto di tutti i surgelati, non solo di gelati, ma di tutti i tipi. Ed è bello perché hanno 150.000 tipi di pizze, ma soprattutto di cibi pronti. Sì. Cioè, Esatto, quindi eccoli qui. Questo è il reparto. È il reparto tipico. Piatti pronti, praticamente basta scaldarli al microonde e loro hanno proprio il pranzo pronto. Prendiamone uno, facciamo vedere come si chiamano, perché i nomi sono simpatici. No, questo. Allora, innanzitutto la marca si chiama Michelina. Michelina.
vedete abbiamo la lasagna Alfredo, ragazzi, cioè molto popolare in Italia. Speravo ce ne fosse una col mio nome, però no, ne hanno messi tanti di nomi, ma Danilo no, non c'è. Ecco, poi oltre alla lasagna Alfredo c'è anche la fettuccina Alfredo, quindi sarà 1 minuto, 2 minuti al microonde e il pranzo è pronto. No, ma più che altro da dove l'hanno preso questo stile Alfredo? Credono sia italiano, ma Un po' come Giuseppe Pizza. io non l'ho mai sentito, quindi non lo so. Poi abbiamo anche questi piatti, no? Sempre da scaldare, dove c'è già Includono tutti, pure... persino il dolcetto. È vero, c'è anche il dolce. Quindi, cioè, per chi è di corsa, soprattutto i lavoratori che lavorano tutto il giorno a pranzo E non hanno voglia di cucinare. non hanno voglia. Abbiamo Poi tutti abbiamo questi le tortine questi cibi deliziosi. queste con il manzo, queste col pollo. Insomma, c'è di tutto e di più, il riso, tutto. E questo è un intero reparto, cioè non è che ci fermiamo qui. Sì, ogni tipo di prodotto. Crostini e lasagnine, c'è di tutto. E nella corsia dei surgelati ovviamente non possono mancare le pizze. La vastità di scelta delle pizze. Di scelta, ma la cosa che a noi ci piace è il nome che gli danno alle pizze, La perché più deve famosa? sembrare il più italiano possibile, no? E quindi abbiamo Giuseppe, che ora, vedi, c'è un altro nome italiano. Cioè, poi di tutto e di più, Cioè, insomma, non Sì, può fa mancare tanti. ovviamente quella ananas e prosciutto, che ormai Quella è la specialità. è famosissima. La Delissola ristorante, però la marca ristorante mi sa che c'è pure in Italia, o sbaglio? Sì, in ogni angolo di città c'è un ristorante. C'è Mara. Casa di Mama. Casa di Mama, ristorante che, cioè, non capiamo se è una marca o se è un consiglio. Insomma, questo è il reparto che possiamo dire, ecco, questo è il pezzo da 90. C'è chi gioca a Monopoli, c'è chi gioca a Cluedo, ma c'è chi gioca a Burgers. Cioè, questi sono 12 hamburger, però sono in scatola, veramente sembra un gioco da tavola. Un gioco da tavola. Bellissimo. Tutti Cioè, tu 1 chilo e 400 c'è chi compra i puzzle e chi compra gli hamburger e li compone per mangiarli. Giustamente. Questo è il reparto che conclude al meglio il giro del supermercato canadese. Mamma mia. Ok, abbiamo finito la nostra spesa Sì, notare i vestiti ovviamente. e quindi andiamo a pagare. Ok, era aperta, c'era la signora, è scomparsa. L'hai fatta impaurire? Arriverà. Spero. Cioè, la cosa bella è che io non faccio assolutamente niente. Gli do una mano simbolica, metto giusto per far sopra una vedere. passata giusto per far vedere che faccio qualcosa. Ok, paghiamo. Continua a non fare niente. Strano. Vede lo sfruttamento femminile? Faccio fare tutto a lei. Diciamo che è più organizzata. Mi Quindi. raccomando, portate le vostre buste di plastica. Have that bag here, we'll get it. It's a government law and they fine us. Ah, ok. It's not that I'm being fussy, it's like get into Rimproverata pure dalla cassiera la flecchia. Facciamolo vedere. In pratica c'è una legge qui in Canada che non si può mettere le proprie buste sopra il bancone, e la flecchia l'ha fatto per ben 2 volte. Ovviamente Che ho corretto a te, ho corretto la commessa. è una desaparecidos, una ribelle del virus. E io continuo a non fare nulla e questo ovviamente lo faccio pesare a Mara, perché So your total is 105.38. ok, Ora Danilo va a pagare. no, vedi, sempre tutto Mara.
E quindi da dove abbiamo iniziato concludiamo la nostra spesa. Ora ci ripuliamo, ci risanifichiamo le mani, Lasciamo un attimo qua il ovviamente. Diciamo che il Covid è stata una benedizione per tutte quelle persone maniache della pulizia. Cioè hanno reso il mondo più a pulito. loro immagine e somiglianza. Li hanno disinfettato senza ma. E la Flecchia è contenta perché è una di loro, vero? Maniaca della pulizia e da un giorno all'altro si è ritrovata tutto il mondo disinfettato e pulito. Con te mi sono proprio lasciato andare. Vero. Allora respiriamo. Finalmente si esce, Finalmente. aria buona. E quindi ecco, il nostro giro al supermercato è concluso. Sì, vi abbiamo fatto vedere le peculiarità dei supermercati canadesi, di un supermercato canadese, perché ovviamente ce ne sono altri, ne abbiamo preferito andare in questo. E niente, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia incuriosito anche a voi. E ovviamente continuate a seguire i nostri video, e se vi siete persi cosa facciamo, che lavoro facciamo, mi raccomando andate a vedere il video precedente perché abbiamo postato un video proprio al riguardo. Sì. E quindi vi salutiamo con il nostro furgoncino. Eccolo qua. Alla prossima!